I giovani nella mia comunità sono visti come un problema perché appunto sono confusionari e danno diciamo problemi perché vogliono far festa e, sembrano nulla facenti. E i giovani nel mio campo sono persone che hanno voglia di mettersi in gioco, e molto spesso sono anche persone con minori opportunità, quindi giovani che non sono in grado da soli di accedere a iniziative o culturali o di mobilità internazionale o di qualsiasi altro tipo e quindi hanno bisogno di un supporto in più. Jeżeli ludzie starsi przygotowują coś, nie młodzi dla młodych, tylko starsi dla nich, no to często nie patrzą na nich jako na partnerów, traktują ich jak dzieci, znaczy tutaj biorę cudzysłów, bo to nawet nie jest często uświadomione, ale jest jakby, że młodzi ludzie nie są ludźmi, tak? że musimy mieć jakieś specjalne podejście do nich, że coś. I bardzo często, sam też wpadam to, ale jakby ja staram się kontrolować, przygotowuje się, robi się coś dla pewnego wyobrażenia młodych. Znaczy starsi ludzie często mają jakieś swoje wyobrażenie na temat jacy są młodzi, jak oni funkcjonują, jak działają, czego potrzebują i robią pod to, ale jakby nie próbują tego konfrontować z tym, jak to jest naprawdę. Allora, i giovani sono, a mio parere, una risorsa che va sicuramente valorizzata. All'interno della realtà in cui viviamo purtroppo non sempre vengono considerati tali, soprattutto dai membri più anziani della comunità. Possono essere visti come un problema. Bussolengo è un paese abbastanza grande e i giovani hanno molte sfaccettature nel volto della gente e nei pensieri della gente. Ci sono persone che ritengono che i giovani siano un problema, che tutti i giovani abbiano poca voglia di fare e che tutti i giovani siano un peso per la società. Ci sono altre persone invece che ritengono che i giovani siano il futuro e sui quali bisogna investire. Ci sono delle persone che magari non si occupano proprio dell'argomento giovani e non si fanno un'idea. Io ritengo che i giovani abbiano effettivamente molte sfaccettature. L'età di per sé, essere giovani non è facile in questo periodo dove può scarseggiare il lavoro, possono scarseggiare le situazioni più agevoli, però ritengo che tutti i giovani abbiano qualcosa da un loro punto di forza che va ricercato, che spetta alla società ricercare e promuovere. Se devo dare una definizione generale, mi piacerebbe darla non tanto sull'identità del giovane quanto sulla relazione che i giovani hanno nei confronti del contesto della società e della cultura in cui vivono. Questo perché è questo che li identifica. Mutuo un termine che è il termine di eroi fragili, che non è certo mia ma è di un convegno e di una serie di studi che è stata fatta, perché ritengo che possa in qualche modo descrivere, sempre riduttiva la descrizione ma necessaria. Secondo me eroi perché effettivamente noi ci troviamo all'interno di un contesto societario e culturale che non è semplicemente in cambiamento ma in metamorfosi, sul quale gli adulti non hanno una funzione predittiva in questo momento e nemmeno di contenimento, ma hanno un atteggiamento di spaesamento. Fragili, perché ovviamente sono vulnerabili e fragili così come lo sono gli adulti, perché poi non siamo distanti nei bisogni e anche nemmeno nelle paure, ma secondo me fragili perché sono costretti a risposte fragili. Questa è la grande differenza di un tempo. E su queste risposte fragili loro devono costruire il proprio destino, e un destino al quale viene dato a loro tutta la responsabilità, perché il messaggio, e qui mi aggancio al consumo, il messaggio che viene continuamente dato loro, che è anche questo nuovo, ed è frutto della società capitalistica, di questo tipo di società del consumo, è che la responsabilità della loro felicità è loro. Quindi loro sono responsabili appieno, che è una cosa bellissima ma è anche terrificante. Loro devono essere, non c'è un destino scritto per loro, se lo devono costruire, e se falliscono è un fallimento personale, non è un fallimento sociale, cosa che invece è, ma viene mutuato questo messaggio
e quindi io credo che i giovani siano degli eroi fragili per questo. Allora, secondo me non è veritiera, perché comunque io mi classifico una di loro e vedo che comunque io sono una che ha voglia di fare e che non sono per niente nulla facente. E sì, è vero che voglio far festa, ma comunque per animare un attimo, diciamo, il paese e senza disturbare la quiete pubblica. Riuscire a far cambiare il punto di vista della gente sui giovani è una sfida che abbiamo provato a mettere in atto come associazione La Goccia, e quando ci siamo interrogati abbiamo pensato che per riuscire a far cambiare il punto di vista della gente dovevamo far vedere alla gente chi sono realmente i giovani i quali capacità realmente hanno. Tą metodą, którą można zmieniać i w tym, to jest rozmowa, tak? To jest podstawa. Jakby trzeba rozmawiać z młodymi ludźmi tak samo jak z każdym innym. Znaczy, jeżeli zapraszamy młodych ludzi, żeby robili coś z nami, to traktujemy ich, zapominamy, że są młodzi. Noi abbiamo visto che includendo i giovani nei nostri progetti riusciamo a garantire loro la possibilità di accedere a nuove modalità di fruizione di spazi ed eventi e quindi questo aiuta a cambiare la narrazione della loro partecipazione. Beh, sicuramente attraverso quello che i giovani possono fare collaborando tutti assieme, quindi dimostrando e facendo vedere quello che i giovani possono creare assieme all'interno di un'associazione o comunque collaborando, inseriti nel contesto in cui vivono comunque.